Ciao a tutti, E benvenuti a una nuova puntata di una tazzina veloce. Podcast Italiano Espresso. Sono Francesca. Io sono Nicolò. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo degli animali domestici. Mhm. Abbiamo parlato dei nostri gatti già, ma vogliamo parlare degli animali domestici in generale in Italia. Qual è il rapporto che abbiamo noi italiani con i nostri animali domestici? Esatto. Ovviamente ci sono due animali che fanno da padrone quando si parla di animali domestici, che sono il cane e il gatto, ma penso sia così un po' quasi in tutto il mondo. Noi abbiamo due gatti, abbiamo fatto una puntata dedicata, la trovate nei nostri video. E secondo te, Francesca, intanto c'è un animale che è più presente dell'altro? C'è il cane versus il gatto? È una bella domanda, Una domanda. Avevo letto qualcosa, non so le statistiche esattamente, ma penso che ci siano più gatti. Sì. Perché no, semplicemente è più facile che una persona abbia due gatti, Vero, no? vero, Che due o cani. tre cani, perché sono più impegnativi comunque. Infatti noi abbiamo due gatti. Infatti sì, conosco molte persone che hanno due gatti rispetto a un gatto. Poi è anche più difficile misurare quanti gatti ci sono, perché non penso sia obbligatorio registrare il proprio gatto, mentre il cane sì, il gatto sta in casa, mentre il cane va fuori, è più facile che Sì, uno lo ci perde, sono quindi... problemi legali con la legge. Esatto, con il cane, esatto. Noi siamo assolutamente pro gatti, i cani non ci piacciono tantissimo, Ci preferiamo piacciono, i gatti, ecco. Ci piacciono, ma non prenderemo mai un cane, perché viviamo in appartamento. Abbiamo un appartamento, quindi i nostri due gatti invece sono i nostri piccoli tesori. Esatto. E ecco, Però... partiamo allora dai gatti. Sì. Quali sono i nomi più classici che danno gli italiani ai gatti? Allora, penso che il primo sia Pallina. Pallina, Pallino. Ah, e anche Gatto. Io non lo sapevo, ma la gente proprio non ha fantasia. Gatto è un nome popolare per un gatto. Esatto, oppure a volte danno dei nomi, diciamo, poco eleganti, poco carini. Lo chiamano, non so, Ciccione, Panzone, li chiamano Puzzone, cioè proprio come nome, non come soprannome, ne parleremo. Ho un amico che il suo gatto si chiama Bruttone. Ecco, avete visto il mio gatto saltare sul frigorifero? Bruttone, perché è brutto, allora lo chiama Bruttone. Però altri nomi classici, Felix, Felix, il gatto, anche perché Felix the Cat, cioè è comunque un classico. Tom, come Tom e Jerry, oppure altri nomi per i gatti. Sì, Palla di pelo. Palla di pelo, come esatto. I nostri gatti si chiamano Lampo e Moca, però ovviamente anche loro hanno un sacco di soprannomi. Moca diventa Mocussa, Mocussa Pussa. Lampo, Lamposco. Lamposco, Lampone. Lampino, Lamproiettile, perché quando parte veloce sembra un proiettile, quindi lamproiettile. E ne abbiamo veramente, e ne continuiamo a inventarne, Continuiamo a inventarne. Questo lo fanno tutti i padroni di animali. Si parte con un nome, poi dopo è una deriva. Degenera la situazione. E se avessimo un cane, quali sono i nomi più classici per un cane? Fido, vabbè, claro, quasi uno stereotipo. Sì. Rex, oppure Pallina, Carlotta, insomma, Carlotta. Non lo so, è un nome, no, quei nomi un po' che da donna, un po' come una cagnolina, quindi sì, Max, anche Max, abbiamo amici che hanno un cane che si chiama Max, anche Lampo sì. Comunque è un nome Balto, Nerino, Nerina, anche per i gatti Nerino, Nerina, sì. Il gatto nero. Vero. E come fa il cane? Giusto, il che cane. Verso fa? Il gatto fa miau, quindi... Miau miau. Come fa nella vostra lingua? Il cane fa bau bau. Siamo diventati un programma per bambini. Come fa il cane? Miau miau. Esatto. No, bau. Se il cane fa miau c'è qualche problema. Ok. E questi sono i due principali. Sì. E attenzione, in Italia come in tutto il mondo, mi viene da dire più i cani, alcune persone li umanizzano moltissimo. Cioè si vedono dei cani andare in giro con le scarpe, la salopette, il maglione, il cappellino, gli occhiali da sole. Cioè veramente ormai sono diventati... passeggini per bambini. È vero, cioè per gli italiani, ma penso un po' per tutti, il cane è una cosa, anche il gatto, è molto importante, ma forse è più, i giovani sono più così, mentre per gli anziani il cane e i gatti sono animali, o in termine più dispregiativo, alcuni nonni magari dicono sono bestie,
Cioè, chi ad esempio aveva la campagna, aveva la casa in campagna, era abituata a avere, vedremo gli altri animali, no? Aveva le mucche, le galline e i cani e i gatti, che però erano considerati alla pari di una gallina, di una mucca, cioè qualcosa che è presente nella campagna, ma non è un umano, non bisogna mettergli il cappotto. Erano bestie, quindi li si lasciava molto più liberi. Sì, fuori. Li lasciavano fuori, ovviamente non stavano in casa. Esatto. Sì. Poi, qual è l'animale, forse il primo animale che viene preso da una famiglia senza animali quando ci sono dei bambini e magari la mamma e il papà dicono non possiamo prendere un cane, abbiamo una casa piccola, è un impegno, non possiamo prendere un gatto perché siamo allergici, cosa si prendeva? Il criceto. Il criceto. E come lo si chiamava? Amtaro, come Amtaro, giapponese. Tu lo chiamavi, tu ne avevi uno? No, allora, il mio caso era un po' strano. Noi avevamo uno scoiattolo, okay, ma non uno scoiattolo europeo, uno scoiattolo giapponese, che sono piccoli piccoli, così. Ne abbiamo avuti 3. E li abbiamo chiamati Ricipì e Polly e Pina, qualcosa del genere, non mi ricordo. Però è un po' un surrogato del criceto, un criceto un po' più esotico. Sì, esatto, molti miei amici avevano i criceti. Perché il criceto uno lo può tenere in una gabbietta, insomma, Sì, lo puoi tenere in camera, è carino, lo puoi un po' giocarci. Adesso voglio un criceto. Sì, forse i gatti se lo mangerebbero. Lo teniamo dentro la sua cosa. Basta, adesso andiamo a comprare un criceto. E classico anche per gli scoiattoli, Chip e Chop. E come fa lo scoiattolo? Squit. Squit. Ok. Altro livello ancora inferiore, proprio quei genitori che non volevano animali in casa, però avevano un bambino che magari io avevo tanti animali in casa, ma volevo anche quello, il pesce rosso. Sì, anche noi abbiamo avuto 2 pesci rossi, Enrico e Pippo. Come fa il pesce rosso? Non fa versi. Il pesce è muto. Spesso venivano sostituiti dai genitori perché avevano di solito una vita un pochino breve, nel senso che non è che la vita del pesce rosso, ahimè, mi dispiace per loro, fosse proprio anni e anni, però dici, ma oggi lo vedo un po' diverso, no, è uguale. Era un altro pesce. Era un altro, non sveliamo queste cose, magari qualche bambino, no bambini, è sempre il vostro pesce rosso che ha ormai 24 anni, è un miracolo della scienza. Quindi anche lì pesci rossi e criceti. E poi c'è una moda che ha preso piede, però è un po' da persona un po' strana forse, adesso non si offendano, chi ha i rettili. Chi ha i rettili. Io avevo un fidanzato, mia sorella, che aveva dei camaleonti. Erano bellissimi. Ma sì, guarda che non è così. Anche io quando ero piccola avevo un amico che aveva un'iguana. Sì, però costano tanto, non so neanche se si possano, molte specie è vietato tenerle. Sì, quelle troppo esotiche. Poi c'era chi aveva i pitoni, sì, i serpenti, quello fa paura perché si rompe la teca. Una cosa che non ho mai capito, mai capirò, mi dispiace, non voglio scatenare le ire di nessuno, chi aveva i ragni. I ragni no. Cioè io ho conosciuto, io ho una tarantola, questa teca, sono affascinanti, ma che è una tarantola? Cioè, sì, vabbè, a noi non piacciono. No, non mi piace. Quindi va bene. E poi si passa ai ricchi. No, i ricchi. Aspetta. Scusa. E il coniglio? Il coniglio era un livello sopra il criceto. Sì. Cioè, pesce rosso, criceto, coniglio, gatto, cane, come impegno, no? Sì. Giusto? Il coniglio, bello. Sì, diciamo che in Italia abbiamo una relazione strana con il coniglio. No, non parliamo di questo. E quindi sì, a volte le persone si prendevano i conigli come animali domestici. Come animali domestici e basta, non ci sono altri usi per il coniglio in Italia. No, non ci sono. Rettile, penso, una tartaruga. La tartaruga è un rettile. Non è un anfibio? Non lo so. È un anfibio. Ok, siamo ignoranti. È sempre un rettile. Adesso tu che mentre parli io lo cerco. Secondo me la tartaruga non lo so. Le mie vicine di casa avevano delle tartarughe. E questo secondo me è un altro esempio di quei genitori. Hai ragione tu. È un rettile. Sono rettili. Sono ignorante io, scusate. Però pensavo va nell'acqua. Dipende se è una tartaruga di terra. No, erano tartarughe di acqua e terra. Cioè è vero, le tartarughine dove le mettiamo? Sopra il pesce rosso. Ma prima del criceto? Sì. Ok. Sì. C'è proprio una scala gerarchica di... Perché è meno impegnativo, cioè se ci pensi forse... il criceto sporca di più, la tartaruga
Sì, beh, devi cambiare l'acqua, comunque sì. Sì, però è vero, le tartarughe, penso di averle avute anch'io, ma per poco tempo, carine, piccoline. Ok, ti stavo dicendo, ok, quindi abbiamo finito gli animali da persona normale. Poi andiamo nei ricconi. E qual è il vero segno che sei ricco? Se hai quale animale? Il cavallo. Il cavallo. Chi è che non ha mai avuto un amico che aveva la casa, magari non lo teneva in casa perché bisogna essere proprio miliardari per avere le stalle, però è un classico avere l'amico o l'amica che faceva equitazione e i suoi genitori avevano comprato un cavallo. Quindi, oppure gente che viveva in campagna e quindi aveva proprio i cavalli, magari ne teneva vari, ma perché aveva dei turismi o boh. Però se avevi un cavallo eri veramente molto. Sì, la manutenzione di un cavallo. Mangiano tanto. Sì. Direi che lo mettiamo in cima. Sì. Sopra non c'è un elefante, non lo so. Ci sono gli animali esotici, molto molto esotici, ma in Italia non si vedono tipo leoni così. Non penso, spero da nessuna. E poi c'è tutto un altro filone, che sono i volatili. Vero. E anche lì c'era chi aveva il pappagallino da tenere nella gabbietta, però è un po' crudele, non so. L'uccellino nella gabbietta a me non è mai piaciuto, perché mi dispiaceva vederli lì, no? Sì, a volte li facevano uscire, volare per casa. Sì, tornavano, perché aprivi una finestra. In Italia è abbastanza comune vedere dei fogli sui pali con scritto, vabbè, smarrito, cane, gatto, a volte vedi smarrito, pappagallino, non tornerà. Però a volte vengono ritrovati, Sì. Perché magari qualcuno riesce a prenderli e chiuderli, non mi chiedete come, però non ho mai capito, no, non mi piacerebbe. I pappagalli anche che parlano, ripetono. Sì. Qual è la frase tipica che dice un pappagallo? Polly vuole un biscotto. Polly wants a cracker. Ma anche nei film, dai, Polly. Il nome da pappagallo. Polly. C'era anche un film, credo. No, non lo so. Sì, molto spesso i nomi vengono poi dai film, dai cartoni animati. E il nome del cavallo? Cavallo... Furia, cavallo deve essere una serie. Trottalampo, Saetta, nomi veloci perché cavalli da corsa, no? Sì. Oppure hanno quei nomi super complessi tipo Baron von the Third, perché magari il terzo, perché ha la genealogia, no? Anche i cani alcuni hanno il pedigree. Sì. Bene, altri animali domestici, io sto pensando. Domestici, no, vabbè, molti hanno le galline, ma non so se si contano come animali domestici. Valentino Rossi, il famoso pilota di MotoGP, se ricordo bene, suo padre aveva una gallina che si portava dietro. Ah, ok. Era famoso questo, Graziano Rossi, credo, non voglio dire una stupidaggine, ma mi viene in mente. Molta gente che abita in campagna comunque ha un pollaio con le galline. Le uova e ecco, ci sono alcuni animali che sono stati trasformati da affezione, è rarissimo, cioè il maiale, il maialino da compagnia. Comincia ad arrivare anche qui, sì. Sì, però quelli piccoli, perché poi diventano 200, cioè non so se esistono i maialini mangiano anche altro, fanno anche altro. E poi le pecore, qualcuno che ha... Sì, le capre, sì, le capre. Stiamo cominciando a vedere questi animali. Lì c'è animali che penso non si trovino come animali d'affezione, sono gli animali del bosco. Non ho mai visto un cinghiale d'affezione. In Italia i cinghiali sono molto pericolosi. Quando si va a fare una passeggiata, si ha sempre... Oh, ma non è che troviamo un cinghiale, che uno dice, è un cinghiale, cioè alla fine è un grosso maiale ma sono cattivissimi, soprattutto se sono le mamme e hanno i piccoli. Quindi, ad esempio, mi è capitato quando ero in campeggio con gli scout di vedere passare un cinghiale intorno alla tenda e noi eravamo terrorizzati perché possono fare veramente malissimo. I daini, quelli lì non penso si riescono a domesticare. No, li vedi un attimo, poi ti muovi, e spariscono. Animali liberi. Esatto. Io volevo parlare gli ultimi 2 minuti dei verbi. Dei verbi, dei versi degli animali. I verbi dei versi? I versi dei verbi. Ad esempio il gatto? Miagola. Il cane? Abbaia. Stavo per dire bauisce. Abbaia. Non bauisce. Il fabau o abbaia? Il lonfo? Non va terca. Poi cercatevi questa poesia, vi piacerà. Il cavallo? Nitrisce. Persona acculturata. La pecora? Bela. Bravo. Credo che bela sembra... Vabbè, quindi no, non so, belare, l'azione è il belare, però si dice bela, con la doppia E? Vabbè, ok. Il coniglio? Il coniglio, ditecelo voi che squittisce. Squittisce.
Lo scoiattolo squittisce. Lo scoiattolo del topo, forse anche il coniglio Il squittisce. pesce boccheggia. Boccheggia. Sì. Poi quali Il altri? pappagallo Parla. parla. Esatto, il ragno ragna. Tesse la tela. Il coccodrillo? Come fa? Scusate, è una canzone italiana che forse qualcuno conosce. Il coccodrillo come fa? Cercate anche questo. Altri versi, il cavallo nitrisce, la pecora bela, L'elefante barrisce. barrisce. Questo è specifico. Veramente intelligente. Il leone Il leone ruggisce. ruggisce. Ah, Il gatto miagola, abbiamo già detto. sì. Il cane abbaia. Questi Diteci sono voi. i principali. Diteci il vostro animale preferito e vi diremo che verso fa in italiano. Anche il cervo aveva un nome strano. Il cervo brama, bramisce. Bramisce. Il cervo bramisce. Sì. Ma perché sappiamo queste cose? E poi non sappiamo la formula per calcolare gli interessi di un mutuo, cioè, però sappiamo che c'è, vabbè, questa è la scuola italiana. Va bene, direi che abbiamo concluso. Fateci sapere come avete chiamato i vostri animali domestici e fatecelo sapere come si chiamano nel vostro paese, qual è il nome un po' classico e i versi che fanno. Cosa dici? Sì, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e alla mia newsletter e ci vediamo alla prossima puntata di Una tazzina veloce. Ciao!